Buongiorno ragazzuoli, Armando di Aeronarmi Online Business. Dovete avere un hosting fatto bene. L'hosting fatto bene non è di certo quello che pagate 1,50 € al mese, per il semplice fatto che il caricamento delle pagine è molto importante. Quindi se prendete un hosting molto economico, sconosciuto per le offerte che si trovano in giro, avrete dei tempi di caricamento molto lunghi e questo si traduce in una perdita di clienti, quindi questa cosa va evitata. Io personalmente ne ho provati tanti, mi trovo molto bene da qualche anno con SiteGround. Hanno dei prezzi molto accettabili. Io ad esempio ho il Grow Big con all'interno già il protocollo HTTPS previsto, ve lo attivano loro, hanno un supporto della Madonna perché sono veramente molto pronti, tante cose che potreste farvi voi perché ci sono i tutorial se gli chiedete in maniera gentile all'operatore della chat di farvele, ve le fa lui, per cui anche questo è un altro grandissimo vantaggio. E poi come vi dicevo, adesso vi faccio vedere un attimino. Allora, appena vi collegate, cliccate sul link in descrizione, vi collegate, arrivate su questa pagina, analizziamo un attimino in maniera veloce. Allora, quello che interessa a voi è questo qui, affidabile web hosting. Non andate sul WordPress hosting gestito, soprattutto se siete all'inizio, perché ci sono dei problemi, mancano alcune cose, quindi lasciatelo stare. Questo è soltanto per gli smanettori, io vi sconsiglio di utilizzarlo. Poi c'è il WooCommerce hosting. Se dovete aprire un e-commerce potete optare per questa cosa, ma alla fine si rifà sempre a questo pacchetto iniziale. E poi c'è il cloud hosting. Il cloud hosting è riservato a quelle persone che hanno bisogno di una grandissima potenza di fuoco, perché magari hanno veramente tante hit, tanti click al mese, quindi devono gestire dei grossi volumi di traffico. Quindi questo diciamo che per adesso lo lasciamo stare. Vi ripeto, il mio consiglio è di acquistare il web hosting. Voi cliccate su acquista, venite portati a questa pagina. Come vedete ci sono 3 piani: Startup, Grow Big e Go Geek. Io, come vi dicevo, personalmente utilizzo il Grow Big. Non vedete la parte in alto, ragazzi, perché dopo vi devo far vedere il pannello di controllo e ci sono dei dati che sono privati, per cui non ve li posso far vedere. Comunque, dicevamo Startup, Grow Big o Go Geek. Il prezzo iniziale tra lo Startup e il Grow Big, come vedete, è molto a favore del Grow Big, perché con meno di 3 € in più al mese avete innanzitutto siti web multipli, quindi potete caricare sopra questo spazio hosting, potete crearci tutti i siti che volete. Abbiamo 20 giga di spazio web disponibili al posto di 10 e abbiamo una potenza di fuoco di 25.000 visite anziché 10.000, quindi abbiamo il doppio della potenza di fuoco. Tra l'altro poi alla fine, bisogna sempre evidenziarlo, alla fine del primo anno, se non ricordo male, dei primi 2 anni, dipende dalle offerte che trovate al momento in cui cliccate, ricordatevi il link in descrizione, avete 17,95 € al mese per il Grow Big, 9,95 € al mese per lo Startup, ma ricordatevi che lo Startup è valido solo ed esclusivamente per un sito. Quindi nel momento in cui avreste bisogno di creare un altro sito dovete andarvi a rifare un altro startup, oppure potete fare l'upgrade, ma l'upgrade poi magari non prevede più la promozione. Quindi vi ripeto, consiglio mio, 6,45 € al mese, ragazzi, è veramente il minimo. Se non avete intenzione di investire neanche questo, non avete intenzione di fare business. 6,45 € al mese, cliccate su acquista, fate tutta la procedura, adesso ve la faccio vedere. Clicchiamo su acquista, dovete scegliere il vostro dominio, ok? La registrazione del dominio, come vedete, è gratuita per un anno, risparmiate 13 €. Mettete il nome del dominio, che so io, chiamiamolo Stricniveral, che sicuramente non c'è. Facciamo un bel procedi. Adesso qualcuno vedrete che ce l'ha preso invece. Vediamo. No, ok, perfetto. Arrivate qua, inserite tutti i dati, email, password, conferma della password, le informazioni del cliente, ovviamente le vostre, informazioni del registrante del dominio, qui non dovete fare altro che riempire tutti i campi. Dopodiché il pagamento, qui servizi di hosting, come vedete Grow Big, periodo 12 mesi, potete scegliere il 24 mesi, ok? Che vi resta sempre 6,45, o il 36 mesi che vi resta sempre 6,45, va bene? Quindi all'inizio avete l'offerta. Se scegliete 1, 2 o 3 anni all'inizio vi mantengono il prezzo della promozione, perché altrimenti se scegliete i 12 mesi, allo scadere dei 12 mesi passate al prezzo regolare di 18 €, 17,95. Quindi consiglio mio, scegliete almeno il 24, perché tanto vi garantisco che è un servizio molto performante, quindi non ve ne pentirete e riuscite ad avere un bello sconto che è di più del 50% su
su quello che è il prezzo finale. I più fenomeni possono buttarsi sul 36 mesi. Io mi sono buttato sul 36 mesi, sono fenomeno di natura. Comunque, fatta tutta questa serie di procedure, cliccate sul conferma, voglio ricevere le news o meno, non c'è problema, e fate paga subito. Vi arriva una mail con all'interno, si dovrebbe dire email, perché mail è la lettera cartacea. Vi arriva una email all'interno della quale ci sono tutte le credenziali per poter accedere al pannello di controllo. Vi collegate al pannello di controllo, vi collegate al pannello di controllo, login, password, ed entrate in questa maschera. Questo è un sito che sto costruendo per un cliente in questo momento. All'inizio appena vi loggate siete in questa pagina, molto semplice. Qua in alto non lo vedete, ma qui in alto a destra sopra questi due tab c'è la sezione del vostro account. Cliccate lì, mio account, entrate all'interno dei vostri dati. Non ve lo faccio vedere perché è una sezione My Account normalissima come quella di tutti, e poi ci sono dentro i dati del cliente, quindi non ve li posso far vedere. Andiamo su hosting, qui c'è il riepilogo sostanzialmente del vostro prodotto, e in più c'è vai a cPanel, perché è questo quello che vi interessa. Poi ovviamente il rinnovo del piano o l'upgrade del piano se dovesse servirvi qualcosa in più. Informazioni e impostazioni, qui abbiamo i nomi dei DNS, perché se non registrate il nome del dominio con SiteGround, o magari lo registrate, che so io, con GoDaddy, dopo all'interno della dashboard di GoDaddy dovete andare a modificare DNS mettendoci questi. Scusate, io sono una bestia col mouse, si vede, vero? 1 e 1, 2, va bene? Questo è l'IP dell'account. Insomma, qui ci sono tutte le informazioni del vostro piano di hosting dal punto di vista proprio tecnico, quindi questa è una parte molto importante. Qui avete i servizi extra, come vi dicevo, certificato SSL, se lo volete aggiungere lo potete aggiungere. L'HTTPS è già incluso. C'è il tutorial per aggiungerlo, io sinceramente chiamo sempre l'assistenza e me lo faccio fare da loro, che in 2 secondi lo fanno. Per questo vi ho detto che sono veramente molto gentili. Vedete, qui SSL di Spartalia gestione, perché io l'ho già fatto forzare, tutta un'altra serie di l'IP dedicato, lo scanner malware monitoring, potete aggiungerli tutti quanti, insomma tutta una serie di servizi che all'inizio io non vi consiglio di utilizzare, perché non ne avete bisogno. Nel senso, è inutile che mi mettete l'IP dedicato, il Cloudflare, che è un servizio per andare molto più veloci durante il caricamento delle pagine quando avete 5 click al giorno. Nel momento in cui arrivate a 25-30.000 click al giorno, ma anche a 10.000, allora sì che vi dico iniziate ad aggiungere qualche servizio, ma per il semplice fatto che state facendo funzionare il vostro sito web e quindi state macinando denaro, e quindi avete la capacità economica di poter investire il vostro denaro in servizi maggiori che vi facciano aumentare ancora di più il vostro fatturato. Comunque abbiamo poi installazioni, come vedete c'è il sito, vai al pannello di amministratore. Se clicchiamo su vai al pannello di amministratore, magicamente arriviamo nel pannello di amministrazione del sito che sto costruendo. Come vedete, poi questo qui facciamo una cosa a parte. Non vi preoccupate della login, perché tanto poi cambia una volta che siete finito, per cui non fatemi finire strane idee. Questa è la parte delle installazioni. Il site builder, questa è un'opzione che loro offrono, nel senso che vi aiutano a creare il sito. Io non l'ho mai usata, non ho mai avuto la necessità di utilizzarla. Sono quei servizi che io non uso mai. Ho preso dei corsi di WordPress, ho imparato a fare i siti web in WordPress e quindi mi sono affidato ad altro. Per me la formazione è una parte molto importante della mia strategia di marketing e quindi preferisco fare le cose in maniera più approfondita. Qui, come vi dicevo, assistenza, fatturazione, qua ve lo faccio vedere. Qui c'è il pannello di assistenza dal quale potete aprire, vedi, guarda i miei ticket, stato delle risorse in uso, vi fa vedere come state utilizzando le risorse del sito web, quindi quanta memoria, quanta CPU utilizzate, i click e quant'altro. Non vi sto a far vedere tutto, ragazzi, perché tanto sono statistiche, ci cliccate voi una volta che vi registrate con SiteGround. Ricordatevi il link in descrizione. Trasferimento del sito, se avete già un sito e lo volete trasferire in SiteGround, loro ve lo fanno in maniera gratuita tramite un'applicazione che è una bomba. Io l'ho provata perché l'ho dovuto fare per altri 3-4 siti e mi è sempre andata liscia come l'olio. Poi installa applicazioni per tutte le varie applicazioni che si possono installare a seconda delle vostre esigenze, come vi dicevo prima, sito web per iniziare, mail, dominio, qui ci sono tutti i tutorial, ok? Fatturazione, molto semplice, qua ci sono i dati di fatturazione, offerte di referral, se volete crearvi un programma di affiliazione come quello che ho fatto io. Qui c'è aggiunta di servizi, come vi dicevo, l'upgrade da fare nel caso in cui abbiate bisogno di risorse extra. Poi ci sono gli extra,
sono delle proposte che vi fanno, delle offerte che vi fanno, ma anche qui all'inizio lasciate stare. Torniamo a quello che è il nostro hosting, perché quello che ci interessa è cliccare su vai al cPanel, un bel cPanel classico, non come ad esempio Aruba ha un cPanel tutto su che a me non piace. Come vedete qui ci sono tutte le opzioni di tutte le applicazioni che potete utilizzare per gestire il vostro sito. All'inizio ovviamente autoinstallanti, cliccate su WordPress, adesso io non ci clicco perché altrimenti mi parte l'installazione, comunque ci cliccate, vi chiede dei dati molto semplici, campi da riempire, nessuna difficoltà, cliccate su installa e lui vi installa WordPress e ve lo prepara. Poi ovviamente dovete andare, come vi ho fatto vedere prima, non nel cPanel, nel pannello di amministrazione, tornate indietro di 5-6 minuti e lo vedete, e da lì potete entrare all'interno della vostra interfaccia di WordPress, ok? E tutta un'altra serie di applicazioni. Quelle che vi interessano sono queste: webmail, account email. Webmail è per accedere all'account che avete creato. Se cliccate su account email, qui potete crearla, vedete, ci mettete, che so io, nuova mail, spartale.com, mettete la password. Qui lui vi dice se la password è vulnerabile o meno, la potete anche far generare a lui, ok? In questo modo ve la genera lui. La quota della casella la potete scegliere voi. Se lo mettete a 0 dovrebbe farvi l'unlimited, no, non mi ricordo qui com'era, voi mettete 1 giga almeno, 1000 mega, va bene? Poi fate crea account e ve lo troverete qua. Una volta che avete fatto questo, torniamo indietro alla home del cPanel. Per accedere alla mail, perché questa è una cosa importante, cliccate su webmail, fate accedi a webmail, adesso vi apro un'altra finestra, potete scegliere tra 3 tipologie di webmail, io di solito utilizzo Roundcube, ci cliccate sopra, lo settate come predefinito e siete all'interno della vostra mail, ok? Questo cos'è? Ah ok, questo è il coso di prima, va bene? Qui possiamo chiuderlo. E nulla, questo è quello che riguarda SiteGround. Riandiamo all'hosting, alla parte generale. Ok, rinnova, upgrade, vai al cPanel, questa era la parte importante. Come vi dicevo, secondo me è uno dei migliori, sia come prezzo che assolutamente come prestazioni e come servizio di assistenza, perché una cosa estremamente importante per quello che riguarda gli hosting provider è il servizio di assistenza. Io ho avuto dei piccoli problemi di velocità e quant'altro, li ho contattati e loro me li hanno risolti, anche perché sono talmente disponibili che vi danno, magari vi attivano un servizio in maniera gratuita, insomma cercano veramente di fidelizzare il cliente il più possibile, e questo è un ottimo vantaggio, perché va tutto a vantaggio vostro, del vostro business e dei vostri risultati. Ricordatevi di iscrivervi al canale qui su YouTube, su Facebook, su Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, basta, li ho finiti, no non è vero, c'è anche LinkedIn, Iron Army Online Business. Se volete farmi delle domande fatele, cerco di rispondere sempre a tutti quanti, cliccate sui link, alla prossima, Ave Cesare.